Ciao amici del bosco, in questo video vediamo i trapianti da fare a settembre. Facciamo anche un bel giro nell'orto per vedere quali altri lavori fare in questo mese magico. A settembre bisogna ancora lavorare per l'orto invernale e anzi, con il caldo che ha fatto, solo adesso sono arrivate finalmente le temperature per alcuni trapianti. In particolare cicorie e lattughe le possiamo mettere quando le temperature cominciano ad essere un po' più tranquille. Loro si sviluppano bene quando le temperature sono comprese tra i 10 e i 20 gradi, quindi addirittura ancora fa un po' caldo, ma insomma confidiamo che la stagione avanzata le farà crescere bene. I trapianti che vado a fare in questo settembre includono i porri, sono una seconda mandata perché un po' li avevo già messi, e poi una serie di insalati. Tutte queste piante hanno sempre bisogno di una terra friabile dove possano far scendere bene le loro radici, non vogliono i ristagni d'acqua e noi abbiamo cercato di fare il meglio, movimentando con la grelinette, aggiungendo un po' di compost, livellando un po', e adesso abbiamo insomma una discreta terra. Per i porri, metodo veloce. Preparo il primo solco, metto i porri, quando vado a preparare il secondo solco copro i primi. E ora cominciamo con il trapianto delle insalate. In realtà sono tutti radicchi di diverse qualità. Questa è un'indivia bionda dal cuore tenero, mettiamo 24 piantine. Io oggi ho trapiantato cicorie di diversi tipi, tutte varietà abbastanza commerciali, quelle che trovate quando andate a comprare le piantine già pronte. Nel campo poi anche tutte le cicorie selvatiche, quindi sono a posto così con le varietà. Mi mancano le lattughe che hanno un sapore un po' più dolce. Le cicorie si differenziano dalle lattughe, diciamo soprattutto nel sapore, quando le portiamo a tavola sono molto più amarognole, con un sapore più vicino all'amaro, che tra l'altro ci fa bene alla salute. Le insalate non amano, dicevamo, gli eccessi di caldo, infatti in estate non le coltiviamo per il fatto che loro andrebbero in grandissimo stress e se sopravvivono si sviluppano rapidamente verso l'alto andando a fiore, perché una pianta stressata che non sta bene comunque cerca di completare la sua missione, che è quella di produrre dei semi. Sesto di impianto, dovremmo conoscere per ciascuna varietà la tipologia di sviluppo. Comunque in media si lasciano tra i 20 e i 30 cm tra le piantine e un po' di più lungo la fila. Io però ho fatto una disposizione a quinconce che dovrebbe portare a ricoprire completamente l'aiuola quando le foglie si saranno ben sviluppate. Adesso che le insalatine sono tutte piantate, io vado a chiuderle meglio nella terra, ritirandole anche un po' su, così evito che le radici in basso rimangano schiacciate. Ecco qua, li ritiro su e affondo un po'. Non ho messo pacciamatura, ovvero ne ho messa pochissima, giusto quella che serve per evitare un eccessivo compattamento, una creazione della crosta di superficie quando comincerà a piovere. L'idea è che la pacciamatura si formi da sola. Perché sto mettendo meno pacciamatura? Perché ho sempre il problema delle limacce e delle lumache che ancora non si è risolte, quindi ho necessità di un controllo continuo delle aiuole. Se arrivano dei parassiti vediamo subito i danni perché sono macroscopici. Ci sono i parassiti che si mangiano le foglie, come appunto le limacce, ci sono invece quelli che si mangiano le radici. Ad esempio io ho avuto una bella invasione l'anno scorso del Pentodon bidens puntatus, che è un bell'insettone nero che scava sottoterra e va a mangiarsi le radici, quindi dovrò controllare se vedrò delle piantine un po' appassite, devo scavare e andare a vedere perché probabilmente troverò degli individui, quindi fatelo anche voi. Se vedete qualche piantina che sta male probabilmente il predatore è sotto. Potrebbero arrivare gli afidi, potrebbero anche arrivare delle malattie fungine perché queste piante sono sensibili anche alla peronospora, all'oidio e altre malattie fungine piuttosto comuni nell'orto. In questo caso si potrebbe sempre intervenire, come abbiamo fatto in estate, con un macerato di equiseto, che è sempre un'ottima prevenzione. Altre piantine che andrò ad aggiungere nella mia fila di orto, sicuramente metterò degli spinaci che anche loro non amano il caldo, vogliono temperature miti e quindi possiamo metterli in primavera o in autunno come cicorie e insalate. E poi sono ancora in tempo per le carote, quindi farò una semina di carote, speriamo che stavolta vada bene.
adesso facciamo una bella visita dove vediamo anche come stanno gli ortaggi che abbiamo trapiantato e seminato e che vi abbiamo fatto vedere nei video dei mesi scorsi. Partiamo da questi bellissimi cavoli. Non è stato facile fare arrivare questi cavoli fin qui, ma sono belli, stanno bene, tra poco ce li possiamo mangiare. Quando li abbiamo messi faceva ancora caldissimo, quindi li abbiamo dovuti coprire, proteggere, annaffiare, ma alla fine abbiamo superato anche questa difficile estate e abbiamo i nostri cavoli pronti. Settembre è diventata la stagione dei fagiolini. Guardate che meraviglioso muro verde, difficilissimo farlo crescere in estate, inizio estate, non ci sono le condizioni, ma a settembre si creano le condizioni giuste. Sono dei fagiolini mangia tutto, quindi li raccogliamo verdi, questi sono pronti da mangiare e una cosa che mi piace è che fanno questi bellissimi fiori fucsia. Le zucchine sono ancora in produzione, queste hanno reagito bene alla potatura e adesso guardate che bella zucchina qui che ho da raccogliere. Là ce ne sono altre, quelle sono quelle nuove, insomma ancora zucchine, se il tempo regge queste ce le abbiamo per qualche altro mese. Qui sono beata tra i porri, questi sono cresciuti quest'estate, li abbiamo messi abbastanza presto e praticamente sono pronti per essere mangiati, quindi oggi ne mettiamo di nuovi nella speranza di avere porri pronti più avanti. Qui siamo in mezzo ai cavoli, hanno tutti attecchito incredibilmente, in poche settimane sono partiti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo poca pacciamatura, questo lo facciamo facendo perché abbiamo necessità di gestire le lumache che comunque si sono presentate, anche le limacce. Stiamo aggiungendo crusca di mano in mano per distogliere l'attenzione dei nostri cavoli, li controlliamo spesso anche per vedere che non ci siano le uova della cavolaia. Qui vediamo la rucola che è spuntata, l'avevo messa qua in mezzo proprio per attrarre l'altica che altrimenti sarebbe andata a bucare i cavoli. Infatti i cavoli non sono colpiti dall'altica, mentre se abbiamo le foglioline di rucola ci sono dei buchetti. Comunque secondo me riuscirò anche ad avere della buona rucola per le insalate. Stiamo ancora raccogliendo anche i pomodori. Di quando arrivano le lumache fanno dei disastri, guarda. Ragazzi, i finocchi stanno bene, per me è un grande successo perché non è semplicissimo superare le prime fasi, soprattutto quando si presentano le lumache. Allora, qui abbiamo i nostri finocchi che non sono stati pacciamati e li lasciamo così fino a che non li rincalzeremo bene. Ho messo dei gusci d'uovo, sto aggiungendo la crusca quando serve per appunto sempre distrarre le lumache. Questi li sto controllando spesso perché siccome sta piovendo, che è una cosa positiva, però la terra tende a compattarsi non essendo pacciamata e quindi eventualmente passo con la zappetta se si crea la crosta, no? Dopo un po' quando la terra si riasciuga. Inoltre ogni tanto strappo qualche erbetta spontanea, anche queste le possiamo contenere anche con la zappettatura. Comunque questo è uno dei pochi casi in cui non vado subito di pacciamatura, ma ho visto che con tutte le lumache che ho e con le lavorazioni che richiedono i finocchi qui bisogna aspettare. E a settembre ripartono anche le piante spontanee, le rosette basali delle cicorie e di altre piantine che possiamo tagliare e utilizzare in insalata, ripartono, sono tenerissime nel momento migliore in cui le possiamo mettere in insalata. Wow, questo è un raccolto da non trascurare. Se potete lasciate una parte non coltivata nell'orto, vi darà un sacco di soddisfazioni. Per preservare questa ricchezza spontanea vi consiglio di non estrarre la radice quando tagliate le vostre piantine, nemmeno di tagliare troppo in basso al colletto. Se potete selezionate direttamente le foglioline che vi interessano da portare a tavola, così avrete la vostra insalatina da taglio praticamente già pronta e quasi pulita da mettere nel piatto. Questa è la prima semina dei rapi, sono già grandi, praticamente si possono mangiare, un po' di buchini per l'altica ma stanno abbastanza bene. Per quanto riguarda i rapi il consiglio è di riseminare più volte in modo che li avrete poi disponibili nel tempo a vari livelli di maturazione. Questo non è un orto, è una foresta di ortaggi. Nella Jugel Culture le piante stanno crescendo benissimo, l'abbiamo fatta i primi di giugno se vi ricordate, poi c'è stato l'attacco del cinghiale che ce l'aveva devastata quasi tutta. Abbiamo salvato il salvabile, abbiamo rimesso le piante e questo fortunatamente è il risultato perché tutto è tornato a splendere. Abbiamo le melanzane, abbiamo i peperoni,
abbiamo prezzemolo, basilico, abbiamo le zucchine che sono grandi già e stanno facendo il primo raccolto, tutto intorno ci sono i fagioli e poi che bello ancora i peperoncini rossi. I peperoncini ne abbiamo raccolti già tantissimi, sono piccanti questi, in base abbiamo quelli rossi maturi, ma poi la pianta ha continuato a crescere e così ci sono nuovi peperoncini, quindi se la stagione regge, sempre dipende dalle temperature, avremo ancora un sacco di raccolto. Altra pianta spontanea da mettere nell'insalata, la portulà, che è nata da sola e perfetta a completare la nostra Jugendkultur. È tornato anche il tempo delle fragole. Dai ragazzi, non molliamo, anche a settembre l'orto ha bisogno di noi, spero di esservi stata utile e anche di avervi incoraggiato, perché il mio orto in questo periodo è molto bello e quindi ce la possiamo fare tutti quanti. Non è stato semplice quest'anno, ma qualcosa siamo riusciti a coltivare. Ci vediamo al prossimo video, lasciate i vostri commenti, un like se volete e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. A presto, ciao! Insieme siamo cuscus, che l'agrario dice il vero. Dipende, e che siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore come alberi nel bosco.